Sono appena arrivato a Mumbai, in India, dove parteciperemo a un ritiro dedicato al concetto della leadership, ma si tratta però di un ritiro che arriva dopo un lavoro piuttosto lungo che ho fatto in quest'ultimo periodo sul concetto di leadership, tant'è che all'inizio di settembre uscirà un mio nuovo libro che si intitola proprio Biologia della leadership. E il concetto è cercare di capire come il nostro corpo, le nostre emozioni, il modo in cui gestiamo noi stessi effettivamente incide sulla nostra capacità decisionale e sull'impatto che possiamo avere nel mondo. E credo che il tema della leadership sia assolutamente fondamentale oggi. Se c'è una cosa che manca oggi al mondo è vera leadership, una leadership che guarda ad orizzonti un po' più lontani, una leadership che non pensa soltanto al proprio tornaconto, ma che pensa ad avere un impatto positivo appunto sul mondo, sugli altri. E quando parliamo di leadership in questo senso, non parliamo ovviamente soltanto dei grandi capi d'azienda, dei leader politici, parliamo di tutti noi, parliamo di un papà, di una mamma, di un infermiere, di un medico, parliamo di uno che guida gli autobus, parliamo di tutti quelli che possono effettivamente avere un impatto positivo sul mondo, sugli altri e chi non fa parte di questa categoria. Se ci pensiamo bene, tutti noi possiamo avere un impatto positivo o negativo sul mondo, anzi non è che possiamo avere, tutti noi abbiamo un impatto sul mondo. E quindi la leadership è prima di tutto una grande responsabilità che ti porta in qualche modo a decidere qual è l'impatto che vuoi avere. Come effettivamente vuoi arrivare agli altri, con che energia, con che tipo di supporto, piuttosto che con le lamentele, con le critiche, con i giudizi. E poi c'è un altro tema molto importante, appunto, che è un po' il tema anche centrale, se vogliamo, del mio libro, perché appunto biologia della leadership ovviamente richiama agli aspetti appunto della biologia del corpo, ed è che è molto difficile poter avere un impatto positivo sugli altri e sul mondo se non sei capace di avere prima di tutto un impatto positivo su te stesso. È molto difficile poter regolare il mondo e gli altri se non sai regolare te stesso. E io credo che una cosa che ho sperimentato in tanti anni di lavoro sul campo è che se uno guarda agli atleti, ai militari delle forze speciali, agli astronauti, eh, magari mestieri e lavori in cui il corpo ha un ruolo molto importante, la gestione del corpo ha un ruolo molto importante, ecco, però queste sono tutte persone che hanno molto molto chiaro quanto determinante sia la mente, le emozioni, quanto importante sia saper gestire anche quella parte. Ma se rovesciamo la cosa e andiamo a guardare altri settori dove il corpo non è così importante, il mondo del lavoro per esempio, normale, no? Fuori da questi contesti, ecco che in quell'ambiente la consapevolezza di quanto importante sia il corpo è quasi pari a zero. E si fa quasi fatica a far capire che le scelte che prendi sono anche impattate da come tu stai, da quanto stanco sei, da come hai dormito, da come hai mangiato, da come funziona il tuo metabolismo, da come funzionano i tuoi ormoni. Piano piano si sta arrivando, no, a questa nuova consapevolezza e infatti sempre di più anche nelle organizzazioni, nel mondo del lavoro, si pone attenzione al benessere delle persone, se vogliamo utilizzare questo termine. Ma il tema veramente ancora non è così centrale e credo che dobbiamo fare molto di più in questa direzione. E anche, se vogliamo, anche i social sono in qualche modo un riflesso, no, della nostra società. E infatti io devo ammettere che li uso con sempre più cautela, perché mi sembra sempre di più un ambiente in cui non si fa altro che parlare male di quell'altro, di creare no, lotte, diatribe, discussioni infinite.
Cioè anche qui la responsabilità di una persona che ha raccolto nel bene o nel male un po' di pubblico dovrebbe essere non tanto quella di creare confusione, ma quella di provare con molta umiltà a dare un minimo di aiuto, un minimo di direzione, no? Con le proprie competenze, ma senza necessariamente polemizzare su ogni cosa. Quindi ogni settore della nostra società in qualche modo mostra un certo grado di carenza di leadership. Ecco perché mi sto occupando di questo tema, ecco perché ci sto lavorando in primis io per me stesso, per essere io un leader migliore, ma leader inteso, ripeto, come papà, come marito, come persona che lavora e che cerca di portare il proprio contributo nel mondo. E quindi questa settimana ci sposteremo adesso da Mumbai a un altro posto più all'interno, in un ashram, e questa settimana di discussioni, riflessioni, a cui siamo stati invitati peraltro, sul tema della leadership, su come portare più visione nella nostra società, spero che diventi un tema sempre più interessante, ma sicuramente lo è per me e continuerò sicuramente a parlarne e a occuparmene. Ma la cosa più importante di tutte, prima di qualsiasi altro ragionamento, è quella di concepire se stessi come leader, cioè uscire da quel meccanismo mentale per cui vediamo la leadership come qualcosa che alcuni hanno e altri non hanno e non avranno mai, e dunque in questo senso anche una scusa per deresponsabilizzarsi come leader di se stessi nel mondo. Ecco, no, dobbiamo alzare l'asticella e sentirci responsabili, perché ognuno di noi può effettivamente avere un grande peso attraverso le proprie decisioni e le proprie scelte.